Bentornati sul mio canale. In questo video parliamo di la sell call, o comunque la call venduta, o anche detta naked call. In poche parole parliamo di cosa succede quando vendiamo un'opzione call. Vi ricordo che l'opzione call è un'opzione ad acquistare un bene, un determinato prezzo, ad una determinata scadenza. Quindi per le opzioni americane di cui facciamo oggi l'esempio, ogni contratto opziona 100 azioni. Se siete proprio digiuni di opzioni, vi consiglio di andare sul mio video, di andare sulle playlist, di andare sulla playlist opzioni call e put e di iniziarsi a vedere i primi 6 video che ho fatto proprio sulle opzioni, sulle call in particolare. Se la quotazione del nostro titolo, quindi sottostante, scende, il premio, quindi il valore della call che abbiamo venduto in questo caso, scende anche lui. Se il titolo sale, il sottostante sale, il premio della call aumenta di valore. Vediamo cosa succede quindi. L'opzione, che abbiamo detto, si può prima vendere, in questo caso parliamo della call venduta, e poi la possiamo in un secondo momento acquistare ad un prezzo più basso o un prezzo più alto, chiaramente dipende come si è mosso il sottostante. Fino all'ultimo secondo, prima della sua scadenza, possiamo realizzare quindi un profitto e una perdita. Ad esempio, se il titolo sale, l'opzione call, che è un diritto a acquistare, sale anche lei di valore. Potremmo riacquistarla prima della sua scadenza, ma chiaramente a un prezzo più alto del prezzo a cui l'abbiamo venduta. Avremo in questo momento, in questo caso in particolare, una perdita per questa operazione. Andiamo a fare un esempio concreto. Questo è lo Strategy Builder. In questo caso abbiamo un titolo che è Ford F e queste qui sono le opzioni call, questa parte sulla sinistra, mentre adesso abbiamo le put. Oggi parliamo delle call, di una vendita di call. Queste sotto il 15,50, perché il titolo è a 15,45, sono chiamate in the money, e le opzioni con lo strike sopra 16 in questo momento sono chiamate out of the money. Immaginiamo in questo momento di essere a scadenza e la call scade out of the money. Siamo proprio al giorno di scadenza, 0 giorni vuol dire che è il giorno in cui sta scadendo. Questo qui in particolare è un momento vicinissimo alla chiusura, pochi minuti prima delle 22, che è la chiusura della borsa americana. Questa call è scaduta out of the money. Il valore quindi di questa call venduta arriva a 0 a scadenza. La componente estrinseca, che è data dal θ, diminuisce velocemente più si avvicina alla scadenza. Del θ ancora non ho mai parlato, ma non è altro che la componente tempo. Quando abbiamo un'opzione, dobbiamo calcolare che può essere alla stregua di un premio assicurativo, vogliamo dirla così, più abbiamo tempo da assicurare, più l'opzione varrà. Ad esempio in questo caso un'opzione a 6 giorni vale con strike 16 centesimi, tra bid e ask abbiamo 16 e 17 centesimi, per il moltiplicatore 100 sarebbero $16 nel caso del bid. La stessa opzione con gli stessi valori il giorno della scadenza non ha più alcuna componente estrinseca. Vi consiglio di andare a vedere uno dei video di cui vi parlavo in precedenza, ed è scaduta out of the money. Non c'è più nessun tempo, perché siamo proprio vicinissimo agli ultimi minuti prima della chiusura della borsa americana, e quindi non abbiamo più la componente tempo che fa parte del premio di questa opzione. Quindi se alla scadenza la call è out of the money, non avremo titoli short in portafoglio, contabilizzeremo solo un ricavo che era il premio incassato per il valore della call. La call attualmente non ha più valore. Potremmo aver incassato $50 e l'abbiamo totalmente messi come nostro guadagno. Perché non abbiamo i titoli short? Perché chiaramente chi ha acquistato da noi l'opzione voleva avere la possibilità, ad esempio, se noi abbiamo venduto lo strike 16, voleva avere la possibilità di acquistare il titolo Ford a 16. Essendo in questo caso, ipotizziamo, il titolo sceso a 15,45, può benissimo andare sul mercato e comprare il titolo a 15,45. Non ha alcun interesse a esercitare la nostra opzione
acquistando da noi titoli a 16, quindi noi non avremo nessun titolo assegnato short, la nostra opzione è scaduta out of the money, troveremo il giorno dopo, se l'opzione scade di venerdì, il lunedì o comunque la domenica, troveremo sul nostro registro eseguiti che l'opzione è expired, cioè è finita senza aver nessuna ripercussione sul nostro portafoglio. Immaginiamo invece di avere un'opzione a scadenza, però è in the money, quindi abbiamo venduto un'opzione call a una strike, potrebbe essere il 15, il 14, il 13. Immaginiamo di aver venduto l'opzione strike 11. A scadenza, se lasciamo scadere quindi la call in the money e il titolo sale sopra lo strike della nostra call venduta, avremo in portafoglio assegnati 100 titoli short al prezzo dello strike. L'opzione in questo caso, giustamente abbiamo detto, è scaduta in the money. Cosa è successo? Noi abbiamo dato la possibilità a qualcuno, vendendo la call 11, di acquistare i titoli da noi a 11. Noi li abbiamo venduti a 11, ci troviamo short di titolo Ford in questo caso a 11 dollari. In questo momento il titolo invece quota 15 dollari 45. Il lunedì mattina, se partisse a questo livello il titolo, il venerdì siamo short di 11 dollari, lunedì mattina sulla nostra portafoglio di Interactive Brokers, in questo caso la piattaforma che stiamo facendo vedere, troveremo meno 445 dollari. La differenza è esattamente tra avere le 100 azioni vendute a 11 e trovarle invece che la quotazione è salita a 15,45. Quindi le call vendute in the money ci daranno a scadenza 100 titoli short in portafoglio, ma la stessa cosa può succedere se ci esercitano, scusate, l'opzione prima della scadenza. Potrebbe essere successo che prima del 15 ottobre la persona che detiene l'opzione che noi abbiamo venduto, quindi che ha acquistato il diritto, potrebbe esercitarla prima, quindi anche qualche giorno prima del 15 ottobre. Noi ci troveremo in portafoglio questi 100 titoli short se viene esercitata prima. Quindi abbiamo lasciato scadere la call in the money, abbiamo 100 titoli short al prezzo della strike a cui abbiamo venduto chiaramente la call. Di quanto sarà salito il titolo è la nostra perdita. Dobbiamo comunque ricordarci di contabilizzare il profitto che era il premio che abbiamo incassato quando abbiamo venduto la call. Come dicevamo prima, questo strike 11 ci fa immediatamente vedere lunedì che siamo a 4,45 $, quindi 445 dollari di perdita, vediamo sul nostro portafoglio. Magari però la call 11 l'avevamo venduta a 120 dollari, quindi da 4,45 dobbiamo ricordarci che comunque avevamo comunque un incasso di 120. Ora vediamo se sappiamo disegnare il payoff di questa call venduta. Questo in particolare è il payoff di una call su Ford, scadenza 11 novembre del 2021, strike 14. Quando vedete meno 1 significa che abbiamo venduta. Se non vedeste il meno significa che abbiamo acquistata. Oggi noi parliamo di call vendute. Questa in particolare abbiamo un prezzo di 188 dollari, quindi immediatamente quando la vendiamo abbiamo incassato 188 dollari. La massima perdita è infinita. L'angolo qui è a 14, lo strike a cui abbiamo venduto la call. Perché? Da 14 in giù la call è sempre in guadagno. Perché? In qualsiasi, diciamo, a qualsiasi prezzo da 14 in giù chiuda il titolo Ford il 19 novembre, avremo l'incasso, diciamo, sicuro e nessuno ci darà i titoli short. Perché? Perché se il titolo sta sotto 14 andranno a comprarli sicuramente a prezzo più basso a cui sarà il titolo. Da qui, da 14 in su, c'è la differenza. Perché se il titolo sale, la possibilità di acquistare
se sale sopra 14, la possibilità di acquistare il titolo sopra 14 verrà esercitata da chi ha comprato la call da noi. Il rischio è, diciamo, sempre più tende fino all'infinito fin quando potrà salire il titolo. Questi sono rischi particolari in cui abbiamo titoli che per un motivo particolare hanno un forte rialzo. Dal 14 al 15,88 siamo il prezzo di carico, diciamo il prezzo di pareggio, scusate, è a 15,88. Perché? Perché se anche avessimo i titoli short a 14, ma il lunedì mattina il titolo Ford è a 15,88, noi siamo comunque in paro. Perché? In pari perché da 15,88 dobbiamo togliere il fatto che 188 dollari ce l'eravamo già incassati, quindi $1,88 è la distanza tra 14 e questo strike 15,88. Mano a mano ogni euro che sale il titolo che dovesse essere più alto, stiamo perdendo noi $100. Vediamo ora sulla piattaforma come si fa ad avere, diciamo, la catena delle opzioni. Si va su strumenti di trading, si apre lo strategy builder. In questo caso abbiamo detto che usiamo Ford, sì. Abbiamo sempre le call a sinistra e le put a destra. Immaginiamo di voler andare quindi sul 19, come abbiamo detto, sulla scadenza del 19 novembre e di voler vendere la nostra call strike 16. Andiamo qui, facciamo sell. Qui sotto abbiamo il resoconto di quello che stiamo facendo. Immaginiamo di mettere un prezzo che potrebbe essere 2,84. 2,80, facciamo 2,80. Se vogliamo vedere il profilo, quello che abbiamo visto prima, quindi il payoff, clicchiamo su profilo ed ecco qui che ci dà il payoff, come vi dicevo, di una call venduta a strike 16. In questo momento questa call del 19 novembre la quota 2,78. Ecco qui che la call 13 abbiamo detto che fino a da 13 in giù ha il massimo guadagno, che è questo che vedete sulla destra, che è $277, proprio il prezzo incassato. Mano a mano che andiamo sulla destra il prezzo del sottostante sale ed ha un break even point di 15,74. Ecco qui il break even è 15,78, che non altro che 13 lo strike più 2,78 che è l'incasso della nostra call venduta. Quindi se il sottostante il lunedì mattina, quando riapriamo la nostra piattaforma, lunedì pomeriggio perché apre il pomeriggio la borsa americana, e diciamo sarà a 2,78, a 15,78, noi avremo la nostra strategia in pari. Abbiamo, diciamo, vediamo in negativo sui titoli meno 2,78, ma ricordiamoci che noi avevamo già incassato i 2,78, saremo quindi in pari a zero. Se il titolo comincerà a salire, chiaramente noi siamo short di 100 titoli, ogni variazione da 15,78 a 16,78 sono $100 di perdita. Scende a 45 gradi, questo angolo è a 45 gradi, il fatto di vendere opzioni naked ci espone al rischio infinito. Ecco qui troviamo rischio infinito, perdita massima infinita, e il massimo rendimento possibile invece è 2,78. Andiamo alle conclusioni. Quindi dopo la scadenza che cosa è un portafoglio? Se l'opzione, la call venduta ma è scaduta in the money, avremo 100 azioni assegnate short vendute. Dopo la scadenza l'opzione è andata da 16, in questo caso, diciamo, se ho venduto un'opzione oltre i 16 come strike, l'opzione è diventata out of the money, non succede nulla, scade e sul mio portafoglio non avrò più alcuna opzione, chiaramente neanche le azioni. Che cosa dovrò contabilizzare? L'incasso che ho avuto da questa call venduta.
Riguardo la vendita di opzioni nude, ci sono tantissimi diciamo, video e comunque tantissimo da leggere che ci mettono sull'allerta su questo tipo di opzioni. La domanda che vi voglio fare è se quel poco che vi ho detto vi ha fatto capire se sono rialzista sul sottostante se vendo un'opzione call. La seconda domanda mi farebbe piacere se diciamo, nei commenti avere la risposta. Se avete capito qual è il massimo guadagno se vendo un'opzione call. La terza domanda è invece qual è la massima perdita se vendo un'opzione call. Quarta domanda di rito, volevo sapere se avete capito se è stato maltrattato un conto real per fare questo video. L'argomento opzioni è ampissimo, non ho mai parlato ancora delle greche, non so se lo farò, il delta, il gamma, il vega e il theta. L'argomento spero che per oggi era proprio per le base sulla vendita delle call sia stato interessante. Mi farebbe piacere nei commenti sapere se è stato chiaro, se c'è stato qualcosa invece che si è ingarbugliato nella vostra mente. Spero di no. E ecco, mi fa piacere se mi direte come volete che prosegua il discorso. Sto in questo momento lavorando a un video per le covered call che implicheranno questo diciamo, aspetto in particolare che abbiamo visto oggi, la vendita delle opzioni call. Come al solito vi ringrazio e buon divertimento.